Nella storia della filosofia e del pensiero occidentale il tema della fragilità dell'essere umano è stato trattato assai di frequente. La fragilità è stata talvolta riconcettualizzata come forza, oppure, alternativamente, valorizzata in quanto tale, senza cioè una ridiscussione del contenuto semantico del termine e quindi delle caratteristiche che vi sono associate. Posta la fragilità individuata nella condizione umana in generale, certi corpi e menti vengono intesi nel linguaggio comune come particolarmente fragili, per esempio le persone disabili con patologie o anziane. È proprio in questo senso che dall'inizio dell'emergenza pandemica abbiamo avuto modo di rintracciare diffusamente questo termine. In bioetica o nell'etica della cura, per esempio, si pone particolarmente attenzione, a ragione, alla tutela delle persone fragili, ma raramente si tematizzano le possibilità generative delle condizioni di malattia cronica o disabilità. Indipendentemente che noi ci relazioniamo a temi che hanno a che fare con la disabilità direttamente o con la malattia direttamente, è importante, al di là di questo, riuscire a riconoscere in che cosa si riproduce l'abilismo e in che cosa anche le nostre scienze sono costruite attorno all'idea che esistano dei corpi normali e dei corpi che funzionano meno bene e che quindi sono più fragili e che quindi sono di meno valore. E questo per esempio è molto evidente in molte delle metodologie che vengono usate di ricerca sociale, in cui si dà sempre per scontato implicitamente che il ricercatore e la ricercatrice siano abili e che la disabilità sia sempre solo un oggetto di conoscenza e mai invece una lente attraverso cui guardare le cose. Credo davvero che guardare alla disabilità come forma di come posizionamento che ribalta la nostra concezione della fragilità e la porta ad essere una risorsa importante di arricchimento e non di perdita, sia davvero un punto di partenza estremamente prezioso quando facciamo qualunque tipo di ricerca nel campo sociale. Delle prospettive contemporanee sul concetto possono essere tratte dagli studi sulla disabilità, della filosofia della malattia e dalle narrazioni di sé, col contributo inoltre della fenomenologia. È proprio grazie all'ascolto di queste aree di ricerca e ad un'attenzione verso l'attivismo che le supporta che possiamo incorporare al concetto di fragilità una natura plastica. Il concetto di resistenza ad essa abbinato, inoltre, può aprire ad una concettualizzazione della normatività in diversi ambiti. Ogni processo di nominazione è tra l'altro un atto di potere. Le caratteristiche che associamo ai termini non sono neutrali, bensì culturalmente connotate e si inverano a partire da specifici assunti normativi sull'umano. Vi è solitamente una contrazione delle possibilità terminologiche. La fragilità è associata alla perdita, alla carenza, al difetto, alla debolezza, all'inclinazione alla rottura e quindi alla necessità di un aggiustamento. Le narrazioni avviluppate al termine fragilità, in particolare quando si declinano in associazione alla disabilità e alla malattia, tendono quindi a ruotare attorno all'eroico superamento del limite e del dolore, oppure attorno ad una sua romanticizzazione, oppure infine attorno alla tragedia e al deficit. Quindi guardiamo alle persone con disabilità e con malattia cronica come persone che sono vittime di uno sfortunato destino o che in qualche modo sono destinate ad avere una vita minore, una vita meno soddisfacente, meno piena, meno ricca, anche dal punto di vista relazionale. E questa forma di pensare alla disabilità e alla malattia cronica in maniera totalmente passivizzante viene in realtà da una forma di pensiero
che si fonda interamente sull'abilismo, ovvero su quel sistema di potere e di oppressione che, appunto, come dicevo, vede i corpi normali come quei corpi che funzionano, che non hanno disabilità e che non hanno malattia cronica. A volte una cura non è possibile, a volte non è nemmeno desiderata o lo è parzialmente. Il nostro intento non è di disconoscere la difficoltà e la marginalizzazione. L'obiettivo è invece esplorare cosa potrebbe significare, nelle parole di Patti Douglas e colleghe, vivere bene, persino artisticamente o ingegnosamente, nella disabilità o nella malattia, senza eclissare l'impairment, il dolore e la sofferenza. Tentiamo tuttavia di aggiornare i testi culturali e filosofici, solitamente saturati da altre narrazioni. Proviamo a nominare e quindi a poter concepire anche narrazioni diverse. Associamo fragilità a resistenza, creatività, ricchezza, agentività, adattabilità, competenza. Aggiornare la nostra concezione di fragilità significa quindi disinnescare la sua immediata contrapposizione alla nozione di resistenza. In che senso la fragilità può essere una forma di resistenza anziché il suo contrario? In una prima accezione, per esempio, un materiale resistente sopravvive all'urto ed è spesso immaginato come caratterizzato da durezza. In realtà la resistenza si coniuga spesso alla flessibilità. In senso politico, resistere significa contrapporsi a qualcosa di dominante e può emergere quindi come una posizione minoritaria. Si ritrova anche in questo senso, tuttavia, l'idea di qualcosa che si conserva, che non si lascia riassorbire e rivendica il proprio spazio, la propria esperienza, il proprio discorso. Resistere, nel nostro caso, sottolinea quindi il persistere ostinato, l'affermazione di sé, ma anche la produzione di contronarrazioni sociali. Attraversare i territori della disabilità, della malattia, della debilità significa anche produrre saperi, modalità di vita, relazioni. Non hanno pertanto soltanto una natura restrittiva, ma anche produttiva. L'abitudine al pensiero intersezionale, ovvero al pensiero che ci porta a ricordarci che tutte le persone sono sempre molte cose allo stesso tempo, grazie a questo pensiero intersezionale possiamo recuperare dei significati diversi anche della stessa nozione di fragilità nell'esperienza della disabilità e della malattia. Le persone disabili non sono mai, e le persone con malattia cronica non sono mai solamente persone con disabilità o con malattia cronica, ovvero l'esperienza della disabilità non è tutto ciò che le definisce. Ci sono sempre altri posizionamenti, altre vite, altre anche risorse identitarie che vengono messe in gioco, ovvero le persone con disabilità e con malattia sono sempre anche, per esempio, uomini, donne, cisgender o trans o non binarie, sono sempre anche, quindi inserite in un sistema patriarcale, sono sempre anche persone bianche, non bianche, sono sempre anche persone eterosessuali o lesbiche, gay, bisex e trans e via dicendo. Quindi abituarci a pensare, a ripensare la disabilità e la malattia all'interno di questo sistema intersezionale ci permette di vedere come in realtà la disabilità e la malattia cronica non si configurino come fragilità in termini assoluti, ma anche come posizionamenti che possono dare delle risorse in più. Attraverso le esperienze di omofobia o di transfobia sperimentate, le persone imparano a rivendicare in maniera diversa l'importanza del loro vissuto con malattia o con disabilità invisibile, o viceversa, attraverso le esperienze di abilismo sofferte, riescono in qualche modo a trovare delle risorse per rovesciare l'omofobia e la transfobia che vivono in quanto persone LGBTQ. Quindi è molto importante riuscire a collocare sempre la disabilità e la malattia all'interno di un quadro intersezionale, e questo è perché questo proprio ci permette di vedere, di rivendicare la fragilità come una risorsa che fa sì che ci permette di conoscere in che modo i sistemi di oppressione funzionano, ma anche in che modo le persone riescono a mettere in campo delle strategie, delle direzioni di opposizione e di resistenza
a queste forme di oppressione. Quindi spesso la fragilità è in realtà un punto di partenza per costruire pratiche di resistenza, e questo è estremamente evidente nelle storie di persone che sono oppresse dall'abilismo, ma anche dal sessismo, dal patriarcato, dal razzismo e via dicendo. Prima di passare all'analisi della disabilità e della malattia, vorremmo soffermarci su una prospettiva che, tra le correnti filosofiche della tradizione occidentale, più di altre fornisce spunti per comprendere la fragilità come una forma di resistenza, la fenomenologia di Merleau-Ponty. La tesi fondamentale della fenomenologia è che una conoscenza assoluta, cioè certa e autentica della realtà, possa essere raggiunta soltanto tramite una sospensione di tutti i presupposti o di tutte le precomprensioni che informano la nostra modalità più immediata e spontanea di muoverci nel mondo. Questo è un punto che già Hegel aveva evidenziato, affermando che ciò che è noto non è conosciuto. Se qualcosa è pensato come noto, cioè come ovvio, come scontato, non è infatti possibile interrogarsi su di esso, chiedersi se è vero o no. Secondo la fenomenologia, una delle caratteristiche fondamentali della nostra modalità immediata o spontanea di rapportarci al mondo è la tendenza a pensare una distinzione netta tra la nostra coscienza, il nostro esserci in quanto soggetti, e tutto quello che è altro da noi. Il mondo che ci circonda ci appare cioè come un insieme di oggetti che esistono indipendentemente dal nostro sguardo su di essi. Allo stesso modo tendiamo a considerare ovvi o noti anche oggetti non materiali, muovendoci in precomprensioni normative, ad esempio, di che cos'è bello, che cos'è giusto, che cos'è normale, e pensando queste precomprensioni come in un certo senso immutabili. Pensare l'oggettività come radicalmente altra e priva di qualsiasi relazione con la soggettività invita anche a una particolare concezione del rapporto del soggetto al mondo, per cui quest'ultimo si concepisce come un domatore o un dominatore degli aspetti più contingenti e devianti della realtà, al fine di farne emergere l'essenza universale e immutabile che la caratterizzerebbe in quanto oggettività. Invitandoci a sospendere la nostra modalità ordinaria di considerare la realtà e di muoverci nel mondo, la fenomenologia ci invita a mettere in questione tutto questo insieme di presupposizioni. La sospensione dell'atteggiamento naturale rivela infatti come in realtà, al fondo della netta opposizione e distinzione di coscienza o soggettività e oggettività, vi sia una loro profonda unità e compenetrazione. Non c'è un nucleo soggettivo distinto e separato dal mondo, ma il soggetto è già da sempre nel mondo, per così dire aperto, sbalzato verso di esso e quindi tutt'uno con esso. Per Merleau-Ponty, lo sbalzamento del soggetto verso il mondo, il suo essere già da sempre in connessione e comunicazione con esso, si rivela nella percezione, una modalità della soggettività per cui essa, al contrario della coscienza disincarnata con cui la tradizione occidentale da sempre ha identificato la soggettività, è inseparabile dal corpo e, proprio per questo, immediatamente in connessione e unione anche con l'oggettività, con il mondo in cui il corpo si muove. L'esperienza della percezione è quindi essenzialmente intersoggettiva e, per usare un'espressione coniata da Vivian Sobchak, intraoggettiva. Questo significa che la soggettività non è appunto un nucleo isolato, astratto e disincarnato, ma è al contrario qualcosa che emerge da un'unità essenziale con quegli altri, gli altri soggetti e gli altri oggetti, da cui nell'atteggiamento naturale essa tendeva a separarsi. Per questo, la scoperta del mondo della percezione non solo ci rivela l'origine e il fondamento essenziale della nostra esperienza in quanto soggetti, ma apre anche la possibilità per un diverso sguardo sul mondo e un diverso rapporto ad esso. Eliminando l'opposizione netta tra soggettività e oggettività, infatti, l'esperienza della percezione non pone più il soggetto nel ruolo di misuratore e dominatore della realtà, ma piuttosto apre uno spazio di profonda comunanza ed empatia con le cose del mondo.
Come abbiamo detto, la sospensione dell'atteggiamento naturale richiede un inciampo, una rottura con la normalità e con la modalità ordinaria di essere nel mondo. Tale inciampo può essere creato, per così dire, artificialmente. Chiunque, dalla sua cameretta, dal suo ufficio, può imporsi di sospendere il proprio atteggiamento naturale. L'inciampo, però, può anche essere fornito da un'esperienza che ci mette più concretamente, talvolta a nostro malgrado, in un punto di vista che ci permette di sbirciare dietro il velo dell'atteggiamento naturale, rivelandoci la sua non assolutezza e mettendolo così immediatamente in questione. Una di queste esperienze, sempre troppo poco considerata dalla tradizione filosofica occidentale, può essere la malattia o la disabilità. È in questa direzione che la fragilità si rivela subito resistenza. Essa richiede e rende possibile un diverso ascolto, una diversa attenzione al corpo come luogo della percezione e spazio di soggettivazione, una più stretta interazione e correlazione con gli oggetti e una messa in questione della presunta immutabilità e naturalità dei nostri giudizi normativi rispetto a cos'è normale e cos'è giusto. Dopo una diagnosi, un evento traumatico, un peggioramento o l'insorgenza dei sintomi, ci può essere un lavoro di ricomposizione biografica. Questi momenti richiedono anche spirito d'adattamento e la messa in campo di creatività e ingegnosità. Se la disabilità e la malattia hanno senza dubbio un'iscrizione nei corpi e nelle menti e vengono inoltre co-costruite a livello relazionale e sociale nel mondo, esse sono tuttavia anche fatte dalle persone con modalità fluide, individuali, complesse. Questi processi in cui la persona attua un riorientamento di sé coinvolgono tanto la sfera individuale quanto quella relazionale, per esempio familiare, lavorativa, sociale. Viene articolata una propria specifica biografia e un proprio procedere nel mondo. Si può trattare di piccoli cambiamenti su scala quotidiana o di cambiamenti maggiori, con investimenti emotivi di peso diverso. Si può scegliere di cedere una parte di indipendenza ad altri in determinate cose per focalizzare le proprie energie su altro. Si può variare la propria traiettoria lavorativa. Anche in alcuni casi vengono fatte scelte anche difficili, vengono attivamente negoziate delle modalità di esistenza. Si può sviluppare un vero e proprio expertise nella gestione della propria condizione e per esempio anche specifiche competenze legate all'autosomministrazione di terapie. Insomma, la disabilità e la malattia vengono anche fabbricate artigianalmente. Le persone cosiddette fragili sono agenti attivi, sono esperte della propria vita. Viene allestita una progettualità e possono essere sollecitate nuove competenze e possibilità, magari anche impensabili in precedenza. Le modalità in cui le persone cosiddette fragili interagiscono con la realtà circostante possono inoltre rappresentare forme alternative di sapere. Possono essere contributi epistemologici e anche la costituzione di un peculiare incedere nel mondo, in molteplici ambiti. Se le persone disabili o con malattie croniche vengono spesso interpretate come mancanti e difettose, hanno invece specifiche skills e confezionano contributi propri a livello culturale, scientifico e tecnologico. Si muovono infatti in un mondo che a fatica rende gli spazi, non soltanto architettonici ma anche sociali e culturali, accessibili. Vivere in una società di questo tipo richiede perseveranza, adattabilità, creatività e ingegno. Mentre navigano gli spazi, pertanto, possono costruire modi inaspettati di abitarli e di concepirli e contribuire, per esempio, alla progettazione architettonica. Possono inoltre essere considerati esperti nel creare un'accessibilità radicale, collettiva, trasversale e non essere soltanto coloro che attendono che venga costruita. Esplorano modalità per portare avanti le azioni e per strutturare gli eventi, culturali, artistici, sociali, che tengono conto dei bisogni di corpi e menti diverse.
Questa creatività può inverarsi anche nella gestione della dimensione temporale. Il concetto di tempo creep, in particolare, racchiude una molteplicità di significati e assume accezioni ambivalenti. We function under something that's called crip time. So crip is the word for crippled, that crips, that people who are disabled have taken back, sort of like the word queer. And in crip time, we have extra time allotted that's understood by everyone. It's sort of a code that whenever you need time to work through your illness, when there are flare-ups, that we have the time to do that. So I feel very fortunate that I work in a space like this that's so accommodating and willing to hear out every part of what I'm going through and understand it and allow me to be flexible and move through it. Può per esempio rappresentare il tempo a perdere passato negli ospedali nel fare visite e terapie. Può rappresentare una sfida al paradigma occidentale della temporalità e la frustrazione quindi di sentirsi meno produttivi. Può rappresentare un'espansione rispetto alle aspettative sulla quantità di tempo prevista per compiere certe azioni o raggiungere determinati obiettivi, basate tuttavia su specifici corpi menti e non certo universalizzabili. Per esempio, una persona in carrozzina forse tarderà ad una conferenza perché la metropolitana ha l'ascensore rotto. Può rappresentare una sfida all'aspettativa di una progressione lineare del tempo, per cui determinate azioni e bisogni insorgono solo una volta anziani, per esempio l'uso di tecnologie assistive, la cura da parte dei familiari e così via. Può rappresentare però anche un certo tipo di progettualità, non soltanto subita, ma anche ricercata e che può essere messa a valore nei contesti sociali e lavorativi. Un'apertura all'imprevisto, alla contingenza, alla necessità di riprogrammare qualcosa perché si è in difficoltà in quel momento. Incarna anche la valutazione delle energie mentali o fisiche spendibili per determinate azioni e quindi l'evitamento di altre, una negoziazione consapevole e strategica rispetto alle proprie possibilità per evitare ulteriore dolore o un sovraccaricamento. Imagine you wake up in the morning with a random number of spoons. Maybe yesterday you woke up with 50, and the day before you only woke up with 5. There's not really any sure way to predict how many you'll wake up with. Today, let's say you woke up with 30. 30 should be plenty. The first step is getting out of bed and getting ready for the day. Getting out of bed takes a spoon, and taking a shower takes another. If you have a lot of spoons, these tasks are trivial, and they can feel like they cost next to nothing. If you only wake up with a few, however, they can be overwhelmingly difficult at best and impossible at their worst. Questo rapporto col tempo obbliga a prendere in carico i propri limiti, può favorire una maggiore indulgenza verso se stessi e anche aprire porte inaspettate. Un ulteriore aspetto è il vivere in alcuni casi un corpo sofferente. Si costruisce un proprio rapporto con la sofferenza e con la fatica cronica. Attorno ad esse si creano determinate rappresentazioni, con esse ci si relaziona in modalità diversificate. Da esse si possono estrapolare saperi e vengono attraversate ed elaborate in un costante processo di riapprendimento. Avendo collettivamente nozione di come possa modularsi la convivenza con il dolore, forse si riuscirebbe ad elaborare un'interpretazione della disabilità e della malattia multisfaccettata, poliforme, non unicamente improntata sul deficit. Imprimerebbe anche una parziale deviazione rispetto agli ideali culturali che riguardano il corpo, specialmente riguardo ai tentativi di irreggimentarlo e di delinearne contorni di perfettibilità. La cura di sé, in alcuni casi, può anche significare scegliere, in certi momenti, di non impegnarsi con il mondo, come scrive Mari Curisato. La convivenza con il dolore, la sofferenza mentale e la fatica cronica permette inoltre di sviluppare una maggiore capacità di decodificazione degli stati di malessere e difficoltà altrui. Si possono notare più facilmente i momenti di diminuzione delle energie e i possibili turbamenti.
Si viene a costituire un sapere, inoltre, che riguarda la gestione e in certi casi persino l'alterazione strategica dei propri dispositivi medico-assistivi. Talvolta si impara ad aggiustarli autonomamente, a personalizzarli o ad usarli in maniera non convenzionale. Il rapporto con essi non si situa necessariamente sotto il segno della passività e della dipendenza, ma si intessono invece convivenze creative. Si possono valutare poi quali dispositivi siano più adatti a navigare una specifica situazione, secondo le proprie esigenze, che non necessariamente sono sempre le stesse e non necessariamente rappresentano la scelta privilegiata in ambito medico. Ciò può inverarsi anche nella scelta di non utilizzare determinate tecnologie anche se esistenti. Infine, le persone disabili e con malattie croniche interferiscono in senso produttivo con le dinamiche comunemente associate alla cura. Vengono talvolta favoriti in particolare modelli di interdipendenza. Nei progetti di collective care, cura collettiva, attivi per esempio negli Stati Uniti, sono le stesse persone disabili e malate a costruire e a partecipare a reti di supporto alternative rispetto alle soluzioni statali, medico-assistenziali o strettamente connesse ai legami familiari. Si provano a segnalare i propri bisogni e ad incontrare quelli altrui, creando soluzioni di cura alle proprie condizioni e soppesando le proprie possibilità. Viene sottolineato inoltre che anche quando sono coinvolti aiutanti il cui carico di assistenza è preponderante, il rapporto di cura non deve essere necessariamente unidirezionale. Le persone assistite possono sostenere emozionalmente gli assistenti, oppure possono esserci scambi di sapere, può essere un'occasione per insegnare concetti relativi alla disabilità e alla malattia e informare sull'attivismo politico. I momenti di assestamento delle relazioni di cura possono essere praticati anche in frizione rispetto a numerose richieste sociali, per esempio sul livello di autonomia che devono conseguire i corpi, su come debba essere vissuta la sessualità, su come si debbano intessere le relazioni familiari. Specialmente nel caso delle madri, infatti, può rappresentare l'occasione per ridiscutere la distribuzione della cura all'interno della famiglia, accettare meno responsabilità e fissare dei limiti.